Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere la seconda lezione di Scuola di Uncinetto. In questa seconda lezione impareremo a girare il lavoro, riconoscere le maglie, quindi dove entrare nella maglia del giro sottostante per lavorare il nuovo giro, e andremo a vedere anche come realizzare la maglia alta. Io proseguo da dove abbiamo interrotto nella prima lezione, quindi abbiamo fatto le catenelle e la maglia bassa. Se ve lo siete persi vi lascio il link sia qui sopra che giù nel box informazioni. Quindi una volta fatta il primo giro, quindi le catenelle e il giro di maglie basse, dobbiamo andare a proseguire a fare il secondo giro. Nel secondo giro come facciamo a farlo? Quindi siamo arrivati a questo punto, qui dobbiamo fare una catenella, dobbiamo girare in questo modo il lavoro, quindi da così a così, lo risistemiamo bene nella nostra mano e possiamo proseguire ad andare a fare un altro giro di maglie basse. Però dove deve entrare? Deve entrare qui, vedete? In questo punto. Vi avvicino leggermente. Qua. Vedete? Questa è la catenella e io prendo qui la catena. Vedete? Questo risulterebbe il retro. Quindi a questo punto, una volta entrata, faccio una maglia bassa. Di nuovo mi sposto nel punto successivo, vedete? Entro qui in questo punto e prendo la catena e faccio un'altra maglia bassa. Di nuovo mi sposto nel punto successivo ed entro sempre qui in questo punto. Verifico che ho preso la catena e proseguo a fare il punto basso. Devo lavorare in questo modo fino alla fine del giro. Entro qui nel punto, verifico che ho preso la catena e proseguo a fare il punto basso. Vi consiglio sempre di utilizzare un filo grosso e un uncinetto grosso, soprattutto se siete all'inizio, in modo che vi abituate bene a vedere i punti, perché soprattutto se stringete molto i punti sono molto difficili da vedere. Quindi per abituarvi e prendere la manualità con il punto vi consiglio di utilizzare un uncinetto grosso. Io ad esempio sto utilizzando un uncinetto numero 7, in modo che la catenella e il punto sia ben evidenziato e voi non avete problemi a individuarlo e non ne perdete, perché bisogna lavorare ogni singolo punto del lavoro. Se voi vedete che il lavoro inizia ad arricciarvi, non in questo modo, ma inizia proprio a fare una cosa così, vuol dire che avete perso dei punti durante la lavorazione. Siamo arrivati alla fine del giro. Adesso vi faccio vedere come realizzare la maglia alta. Per la maglia alta dobbiamo andare a fare in questo punto 2 catenelle. Perché? Perché il lavoro sarà più alto di un semplice punto basso e quindi ci serviranno più catenelle iniziali. Solitamente per il punto basso una catenella, per il punto alto, la maglia alta, sono 2-3 catenelle. Io solitamente realizzo 2 catenelle. Quindi faccio una catenella, 2 catenelle, giro il lavoro come ho fatto prima e poi per entrare nel punto è sempre nel punto che abbiamo realizzato prima, come vi ho appena fatto vedere. Ok? Quindi entreremo qui in questo punto, verificheremo che avremo preso la catena e poi proseguiremo a fare il punto. Come facciamo a fare il punto alto? Quindi con
l'uncinetto andiamo a prendere il filo e lo facciamo passare sull'uncinetto così. Poi con il filo sull'uncinetto entriamo nel punto e usciamo dall'altra parte. Prendiamo il filo, lo facciamo passare all'interno del punto. Vedete, sull'uncinetto mi risultano 3 cappietti: il cappietto iniziale che ci sarà sempre, il gettato che abbiamo messo sull'uncinetto e quest'altro cappietto. A questo punto andiamo a riprendere il filo e lo facciamo passare nei primi 2 cappietti, in questo modo. Adesso sull'uncinetto rimangono solo 2 cappietti, il cappietto iniziale e quello appena formato. Riprendiamo il filo, lo facciamo passare all'interno di tutti e due, quindi andiamo a chiudere la maglia. E così abbiamo fatto la nostra prima maglia alta, vedete? Ve lo faccio di nuovo vedere. Prendo il filo sull'uncinetto, lo lascio sull'uncinetto ed entro nella maglia sottostante. Una volta entrata, prendo il filo e lo faccio passare attraverso la maglia. Li lascio in sospeso e quindi ho 3 cappietti sull'uncinetto. Prendo nuovamente il filo e vado a chiudere i primi 2 cappietti. Così. Riprendo il filo con l'uncinetto e vado a chiudere la maglia, quindi gli ultimi 2 cappietti. E così abbiamo un'altra maglia alta. Quindi di nuovo prendo il filo con l'uncinetto e lo lascio qui. Entro nella maglia, prendo il filo e lo porto fuori. E adesso ho 3 cappietti. Riprendo il filo con l'uncinetto e vado a chiudere i primi 2 cappietti. Riprendo il filo con l'uncinetto e chiudo la maglia. Vedete? Questo è il punto alto. Adesso lavoriamo tutto il giro a punto alto. Vi faccio vedere, quindi andrò a lavorare lentamente in modo che voi potete ben vedere come io vado a fare il punto alto. Mi raccomando, ricordatevi di lavorare morbidi, perché il punto alto appunto deve essere alto, non deve essere bassottino come la maglia bassa. Quindi in questo punto tiriamo bene i cappietti. Se no, se noi non tiriamo, adesso lavoro molto stretto, giusto per farvi vedere, vedete, rimangono più piccolini, più bruttini. Invece con la maglia alta è meglio lavorare morbidi. In questo modo. E anche il giro di maglia alta è concluso. Per andare a girare, quindi a fare un altro giro, di nuovo 2 catenelle, giro il lavoro e come ho fatto prima vado a fare la maglia alta ed entro nelle maglie. È uguale a come vi ho indicato prima. Se poi volete andare a disfare il vostro lavoro, prendete il filo e semplicemente tirate e il lavoro si disfa tranquillamente. Se poi dovete metterlo da parte perché non dovete, avete finito di lavorare momentaneamente,
Il cappietto, questo lo andate a tirare, in modo che se anche lo muovete e per sbaglio tirate il filo, non rischiate di disfare il vostro lavoro accidentalmente. Spero che questa seconda lezione di uncinetto vi sia piaciuta. Se vi è stata utile scrivetemelo sotto nei commenti, lasciatemi un like per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!